Ciao a tutti. Il rapporto tra sadismo e narcisismo è un tema complesso e affascinante che affonda le radici nella psicologia e nei meccanismi profondi della mente umana. Per comprendere appieno come e perché il sadismo eccita i narcisisti, è necessario esplorare sia le caratteristiche distintive del narcisismo sia quelle del sadismo, oltre a considerare le dinamiche che si instaurano quando queste due tendenze si intrecciano. Il narcisismo è una condizione psicologica caratterizzata da un'esagerata stima di sé, un bisogno costante di ammirazione e una mancanza di empatia verso gli altri. Le persone con tratti narcisistici tendono a considerarsi superiori agli altri, credendo di meritare un trattamento speciale e di essere unici. Questo senso di grandiosità è spesso accompagnato da una fragilità interiore. I narcisisti possono essere estremamente sensibili alle critiche o ai fallimenti, che minano la loro immagine di sé idealizzata. Un aspetto cruciale del narcisismo è il bisogno di controllare e di manipolare gli altri per soddisfare i propri bisogni emotivi e rafforzare la propria autostima. I narcisisti cercano costantemente di mantenere una posizione di potere e di dominio nelle relazioni, spesso usando tattiche di manipolazione emotiva come il gaslighting o il controllo coercitivo, per mantenere il dominio sugli altri. Il sadismo, dal canto suo, è una tendenza che si manifesta nel provare piacere, nel causare dolore o sofferenza agli altri. Questo può assumere forme diverse che vanno dalla crudeltà fisica o psicologica alla manipolazione sottile e subdola. Il sadismo non è semplicemente una questione di infliggere dolore, è piuttosto un'espressione di potere e di controllo, un modo per affermare la propria superiorità sugli altri. Per alcune persone il sadismo può essere una fonte di eccitazione sessuale, ma non si limita solo a questo ambito. Il sadismo può manifestarsi in molte situazioni quotidiane, ad esempio nei rapporti di lavoro, nelle relazioni familiari o nelle amicizie, dove la persona sadica trae piacere dal vedere gli altri soffrire, essere umiliati o perdere il controllo. Quando si considera il legame tra sadismo e narcisismo, diventa evidente come queste due tendenze possano rafforzarsi a vicenda. Il narcisista, con il suo bisogno di controllo e di ammirazione, trova nel sadismo uno strumento potente per affermare il proprio potere e mantenere la sua immagine di sé grandiosa. L'infliggere sofferenza agli altri diventa un modo per riaffermare la propria superiorità e per punire chiunque osi mettere in discussione la sua autorità o il suo valore. L'eccitazione che un narcisista può provare attraverso atti sadici non è solo di natura sessuale, ma può essere anche emotiva e psicologica. Il vedere gli altri soffrire o sentirsi impotenti può dare al narcisista una sensazione di trionfo e di potere che rafforza ulteriormente la sua autostima. Questo ciclo di dominio, umiliazione e controllo diventa un circuito di gratificazione che alimenta sia il narcisismo che il sadismo. Nelle relazioni interpersonali, il sadismo narcisistico si manifesta spesso attraverso dinamiche di abuso e di manipolazione. Il narcisista sadico può utilizzare una serie di strategie per mantenere il partner o gli altri in una posizione di sottomissione, come ad esempio la svalutazione costante, il controllo delle emozioni e la creazione di una dipendenza emotiva. In modo particolare, in una relazione sentimentale, un narcisista sadico potrebbe alternare momenti di affetto e di lode con atti di crudeltà e di svalutazione, creando un ciclo di dipendenza e di confusione nel partner. Questo tipo di comportamento non solo rafforza il senso di controllo del narcisista, ma aumenta anche la sua eccitazione, poiché vede il partner lottare per ottenere la sua approvazione e il suo amore. In ambito professionale, un capo con tendenze narcisistiche e sadiche potrebbe esercitare il proprio potere attraverso microgestioni
critiche incessanti e umiliazioni pubbliche, godendo nel vedere i subordinati in difficoltà e nell'affermare la propria autorità indiscussa. Anche in questi contesti l'eccitazione non è necessariamente sessuale, ma piuttosto legata al piacere psicologico di vedere gli altri soffrire sotto il proprio dominio. Le persone che si trovano in relazioni con narcisisti sadici subiscono gravi danni emotivi e psicologici. Il ciclo di abuso, di manipolazione e di controllo può portare a una perdita di autostima, di depressione, di ansia e in alcuni casi a profondi traumi psicologici. Le vittime possono sentirsi intrappolate, incapaci di sfuggire alla morsa del loro abusante, specialmente quando quest'ultimo alterna atti di crudeltà con momenti di apparente affetto o pentimento. Il sadismo narcisistico non si manifesta solo nelle relazioni individuali, ma può essere osservato anche a livello sociale e culturale. Le persone con tratti narcisistici e sadici possono avere ruoli di potere dove utilizzano la loro influenza per manipolare e controllare interi gruppi o comunità. In questi casi il sadismo si esprime attraverso politiche oppressive, discriminazione sistematica e altre forme di abuso di potere, con l'obiettivo di affermare il proprio dominio e alimentare la propria grandiosità. In poche parole, il legame tra sadismo e narcisismo è un fenomeno complesso che si basa su dinamiche profonde di potere, di controllo e di autostima. Per i narcisisti il sadismo rappresenta una via per ottenere eccitazione e gratificazione, rafforzando il loro senso di superiorità e controllo sugli altri. Questo ciclo di dominio e di sofferenza ha conseguenze devastanti per le vittime, che spesso si trovano intrappolate in relazioni abusanti e difficili da interrompere. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per riconoscere i segnali di una relazione con un narcisista sadico e per proteggersi dalle manipolazioni e dagli abusi. In un mondo in cui il potere e il controllo possono essere esercitati in molteplici forme, è essenziale sviluppare una consapevolezza critica e promuovere relazioni basate sul rispetto reciproco, empatia e uguaglianza, contrastando così le tendenze distruttive del sadismo e del narcisismo. Ecco alcuni comportamenti sadici che il narcisista può adottare per godere nel far soffrire il proprio partner. Critiche costanti e svalutazione per minare l'autostima. Gaslighting per confondere e per destabilizzare. Trattamento del silenzio per far sentire il partner invisibile. Manipolazione dei sentimenti alternando affetto e freddezza. Infedeltà per infliggere dolore emotivo. Umiliazione pubblica per esporre il partner al ridicolo. Controllo e isolamento per renderlo più vulnerabile. Sfruttamento delle debolezze per colpirlo nei suoi punti più fragili. Promesse non mantenute per distruggere speranze. Negazione dell'affetto come punizione. Questi comportamenti sono mirati a esercitare potere e a infliggere sofferenza, alimentando il senso di controllo del narcisista. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.